e benvenuti in un nuovo video in italiano. Come spero si riesca a sentire, anche per questo video ho cercato di registrare i suoni quasi impercettibili dei grattini, quindi delle mie unghiettine sulla pelle. E dato che mi è stato richiesto, ho fatto un video dei grattini principalmente alla mano e al polso. La prima parte del video sarà, come al solito, in voice over, ma se volete godervi il video solo con i suoni dei grattini e il no talking, potete passare appunto alla seconda parte, che dovrebbe essere indicata nella descrizione. Non mi offendo. Detto ciò, grazie per essere qui e grazie anche alle persone che si stanno iscrivendo, perché stanno arrivando un sacco di persone nuove. Grazie. E l'ho già detto, ma ho aperto Patreon. In realtà non lo sto pubblicizzando perché non so ancora cosa farmene, cioè non so se ha senso avere Patreon, però io ho deciso di pubblicare tutti i miei video a partire da agosto. Sto pubblicando tutti i miei video lì, così se qualcuno volesse vederli senza pubblicità li trova su Patreon e li metto anche in anteprima, quindi io registro, si spera che io riesca a mantenere questa costanza. Io registro di solito in anticipo di 2 o 3 settimane e su Patreon metto i video in anteprima, quindi non so a chi può interessare vedere i video in anteprima, ma just for your information, ecco, sono lì, ma non sponsorizzo, cioè in realtà adesso è come se lo stessi sponsorizzando, ma in realtà intendo che non lo voglio sponsorizzare, tipo dirvi iscrivetevi al mio Patreon perché ci sono contenuti esclusivi. No, non ci sono contenuti esclusivi, ci sono i miei video senza pubblicità ovviamente e in anteprima, e sono semplicemente messi a disposizione. Ovviamente l'iscrizione costa meno a quella di YouTube Premium ed è possibile anche scegliere un solo video, quindi se siete affezionati a qualche video e volete vederlo senza pubblicità, potete andare su Patreon. È semplicemente un'opzione in più che ho messo, ma non cambia la mia programmazione sul canale YouTube, quindi continuerò a fare video qui e è solo un'opzione in più nel caso qualcuno fosse interessato. Detto ciò, in questo video sto cercando
complicatissimo, come è complicatissimo girare in generale video SMR se si vive in un appartamento, perché sto prendendo l'abitudine di prendere un giorno di ferie perché nel weekend non sto avendo più tempo, e in questo giorno di ferie registro 2 o 3 video in anticipo, e li registro la mattina, così poi ho tempo di editare tutto e poi nel pomeriggio dedicarmi a altre cose, per cui sto prendendo ferie perché ho tantissime cose da fare. Il problema è che i miei vicini la mattina vanno in frenzy e continuano ad alzare ed abbassare le tapparelle elettriche. Io impazzisco, non tanto per il suono, perché io non pretendo, registrando la mattina, che ci sia silenzio totale, ma perché continuate ad alzare e abbassare le tapparelle? Voglio sapere perché, la cosa mi tormenta. Quindi spero che questo audio non sia troppo disturbato dalle tapparelle e dalla mia pancia che, come al solito, si muove. Ho mangiato un pacchetto intero di cracker, ho bevuto il latte coi cereali e comunque la mia pancia continua a borbottare come se non mangiassi da 2 giorni. Non lo so quale sia il mio problema. Ok, stavo già ricominciando a parlare tipo diarrea verbale. Mi calmo. Come state? Mi piace perché parlo tipo per 10 minuti di cazzate e poi vi chiedo come state. Come state? Siamo adesso a novembre e la cosa mi angoscia perché in realtà io sto registrando ad ottobre e a volte quando faccio questo, cioè quando registro in anticipo, sentite i suoni che vengono dal piano di sopra. Che cos'è questo rumore? Che cos'è? Non lo so. Mi angoscia perché quando registro in anticipo io mi devo proiettare nel futuro, e quando voi mi sentirete io vi sto parlando dal passato, ed è una cosa che mi affascina, nonostante sia una cosa parecchio basica. Io vengo affascinata da questa cosa e penso di non avervelo mai detto, ma tra le varie cose che mi affascinano, non c'entra molto, ma sento di doverlo dire a qualcuno perché è una cosa che sa solo mio marito, credo. Io ho un fetish per quando le persone nei film, soprattutto nei film vecchi, quindi non so, anche i film muti degli anni 20 o comunque i film vecchi dove gli attori sono morti, cioè è questo che, cioè, non mi affascina che siano morti. Adesso vi spiego. Quando un attore di questi film fa uno sbadiglio e me lo attaccano, perché io mi pare che mi fosse successo la prima volta nel film The Lodger di Hitchcock, che in italiano non mi ricordo come si chiama, comunque in inglese è The Lodger,
tipo L'inquilino, non so bene come tradurlo, ed è un film muto di Hitchcock, uno dei primi film che io adoro alla follia. Lo trovate su YouTube e fa mega paura. Lo paragonerei, senza stare troppo ad analizzare perché sto facendo questo paragone, al mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, per varie ragioni che adesso non so qua spiegare. Anyway, così magari fate il collegamento e vi viene voglia di vederlo. C'è una scena, mi pare proprio in The Lodger, in cui qualcuno dei personaggi sbadiglia, e ogni volta che io guardo questo film sbadiglio e mi affascina tantissimo il fatto che qualcuno di morto che non mi ha mai conosciuto, di un film di Hitchcock, mi, mi passi uno sbadiglio, cioè c'è una connessione incredibile tra questa cosa che è magica, cioè non lo so, io impazzisco quando un attore in un film, ma anche se non è morto in generale, sbadiglia e mi attacca lo sbadiglio, cioè è una cosa che a me fa impazzire. E niente, questo era solo per dirvi una delle mie ossessioni. E niente, spero che non sia, a volte dico delle cose che mi sembrano strane e ho paura, cioè non è che ho paura che la gente pensi che sono matta, però a volte dico delle cose e penso forse questa cosa è un po' strana. Anyway, ecco, per esempio anche questa ossessione di Hannibal, effettivamente per Hannibal effettivamente capisco che cioè possa sembrare un po' appunto ossessiva, lo so, lo è, e adoro perché alcuni di voi mi stanno scrivendo che hanno iniziato a vedere Hannibal per colpa mia. E se ci pensate, anche questa cosa è molto molto carina, il fatto che anche se non ci conosciamo di persona stiamo influenzando le nostre vite, no? Io faccio dei video perché voi me li chiedete, voi state guardando Hannibal perché io ve ne ho parlato, cioè praticamente siamo mega connessi, cioè è come se fossimo amici anche se non ci siamo mai visti, il che mi fa pensare quanto sarebbe una figata se facessimo tipo un incontro e ci conoscessimo. Poi ovviamente non potremmo essere tutti, perché cioè, non è che è possibile incontrarci tutti, perché adesso siamo, cioè tipo 6.000, che è un numero, cioè boh, tantissima gente. Però sarebbe carino poter vedere alcuni di voi, solo che non saprei come organizzare la cosa, cioè un po' mi spaventa e non saprei bene che cosa dire. Ma secondo voi è una bella idea se ci incontrassimo tutti magari cioè in una safe, in uno spazio sicuro, cioè non è tipo, cioè non lo so, ditemi cosa ne pensate, o magari tipo se c'è un evento a Milano posso magari dirvi che ci vado, così se qualcuno vuole venire ci incontriamo tutti. Non so, fatemi sapere cosa ne pensate. E sto ancora parlando con la diarrea verbale, giusto? Sì. E quindi, detto ciò, vorrei lasciarvi al video senza il mio voiceover, perché secondo me sto blaterando come al solito
ma comunque ci tengo sempre a fare un'introduzione parlata, più che altro per aggiornamenti e per appunto essere sempre un po' connessa, ecco, con voi, anche perché in questi video non mi vedete in faccia, quindi non voglio che siano troppo impersonali, si può dire, cioè non voglio ci sia troppo distacco, no? Voglio che comunque ci sia una parte di conversazione e di connessione con voi, perché come dicevo prima comunque è molto strano e bello che ci sentiamo tutte le settimane e non ci siamo mai visti, e alcuni di voi li conosco solo tramite nickname, cioè non so neanche come vi chiamate, mentre altri come vabbè Alice di Firestars ASMR e altri di voi comunque quotidianamente anche su Instagram, quindi è molto molto strano, anche se io ho sempre avuto tanti amici online, essendo una millennials. Io sono del 1993 e avendo una sorella più grande di 7 anni, appena lei ha avuto il PC io ci ho subito smanettato sopra, quindi sono stata a contatto con MySpace, Netlog, Facebook, ma anche le chat online da molto molto giovane, quindi ho sempre avuto molti contatti su internet. Per fortuna mi è quasi sempre andata bene, non ho mai incontrato gente particolarmente pericolosa per ora, tocchiamo ferro. E ho tanti amici che ho conosciuto su internet, alcuni poi li ho conosciuti nella vita reale, anche persone che non abitano in Italia, e li ricordo sempre con grande affetto. Magari adesso non li vedo più, li ho visti per qualche convention di Queer Folk o di Teen Wolf, ma ancora li sento su Instagram, su Facebook, e questa è la cosa bella dei social secondo me. E alcuni mi viene in mente, io lo chiamerò sempre con il nome che aveva su Tumblr, cioè Miku, Artican Miku, che è un ragazzo che adesso comunque seguo ancora su Instagram perché è sparito il suo account Tumblr, che ha scritto delle fanfiction, una fanfiction bellissima di Inception di Arthur Ames che si chiamava Still Hill, che è sparita da O3, ma io ho questa fanfiction salvata sul mio telefono e non so cosa, cioè ho paura di perderla perché è salvata in formato EPUB, che è il formato delle fanfiction, e non riesco a copiarla da nessun'altra parte se non sul telefono. Se faccio condividi non me la condivide, mi condivide solo il titolo. È una cosa stranissima. E ecco, questo ragazzo io lo conosco come Miku e non so il suo vero nome, ma ce l'ho su Instagram e ci scambiamo ancora delle chiacchiere, e lo conosco da tantissimo tempo e niente, mi sto per commuovere, quindi questo è un segnale che è ora di salutarvi. Grazie, grazie, grazie dell'affetto e del tempo che ci mettete sempre per scrivermi sotto nei commenti. Grazie mille, perché so che può essere una sbatta commentare, cioè con tutte le cose che uno ha da fare, e invece molti di voi sono sempre presenti con una parola o un cuoricino, quindi grazie, 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 grazie. Vi lascio alla seconda parte
e alla prossima.